He laid on top of me and had intercourse with me. He asked me to remove my clothes, so I was about 16 years old. Per molti, George Foreman, uno dei più grandi pugili della storia della boxe, è stato imbattuto e ha conquistato una gloria inimmaginabile sul ring. Ma dietro quell'aureola ci sono storie sconvolgenti, angoli oscuri che non sono stati rivelati. Quale verità è nascosta? Cambia il modo in cui percepiamo questa leggenda? Esploriamo l'intera storia per trovare la risposta. Da un'infanzia travagliata alla gloria della boxe. Prima di tutto, conosciamo la sua infanzia. Il 10 gennaio 1949, George Edward Foreman è nato nella pittoresca comunità di Marshall, in Texas, negli Stati Uniti d'America. Tra i 7 figli che Nancy e Jay, D. Foreman, egli fu il quinto figlio a nascere. Fu la madre a rimanere a casa per crescerlo, mentre il padre lavorava in treno. A causa delle lotte della famiglia contro l'instabilità finanziaria, si trasferirono infine nel quinto rione di Houston. La prima vita di Foreman sarebbe stata influenzata in modo significativo dalle difficili circostanze in cui era cresciuto. Il suo inizio di vita è avvenuto nel quinto rione, dove è cresciuto. Il suo impegno accademico è stato incoerente. A causa del suo scarso interesse per gli studi, si è trovato spesso in difficoltà. Secondo la sua prospettiva personale, era un ragazzo combattivo. Le cose che si sono avute nella vita sono quelle che si desiderano nella vita, indipendentemente dalla provenienza. L'imponente e forte Foreman ha sviluppato un atteggiamento duro come meccanismo di difesa contro le sfide che ha affrontato nel suo ambiente. La vita domestica di Foreman non forniva un grande riparo dalle difficoltà che affrontava per strada. Oltre alle difficoltà economiche e alle turbolenze familiari, il legame con i genitori era teso. Quando la tensione arrivava a un punto tale da essere troppo forte per Foreman, si allontanava da casa per molti giorni per trovare pace e a volte anche problemi altrove. Le sale da gioco e le sale da biliardo locali erano i suoi luoghi abituali di ritrovo e fu lì che imparò a giocare per fare soldi. All'età di 15 anni, Foreman non aveva ancora frequentato la scuola. Non avendo un'istruzione formale e poche opportunità, sembrava che fosse destinato a passare la vita facendo lavori umili. Tuttavia, nel 1965, entrò a far parte dei Job Corps, che rappresentarono una svolta cruciale nella sua vita. La necessità di avere un letto e un pasto costante è stato il fattore principale che ha motivato la mia decisione, più che i particolari obiettivi lavorativi che avevo in mente. A causa della mia fame costante, il cibo è sempre stato una fonte di ispirazione per me. Non sono mai stato in grado di consumare abbastanza cibo per il mio corpo. Nel frattempo, stavo morendo di fame. Foreman fu trasferito in un istituto di formazione professionale in Oregon sotto l'egida dei Job Corps. In questa sede gli fu presentato per la prima volta lo sport della boxe. Foreman fu spinto a partecipare al pugilato da Doc Brodus, un supervisore e allenatore di pugilato della struttura. Doc Brodus notò la forza e la potenza intrinseca di Foreman in questo sport. Il pugilato diede a Foreman uno sfogo per la sua furia e una concentrazione per la sua energia che non aveva mai sperimentato prima. Sebbene all'inizio fosse titubante, scoprì rapidamente che la boxe era diventata la sua nuova passione. Inoltre, il pugilato fu il primo sport che portò a Foreman la disciplina e l'organizzazione che non aveva mai sperimentato prima. Foreman non solo imparò i principi di questo sport da Brodus, ma acquisì anche la comprensione del significato della disciplina, dell'allenamento e della preparazione. Queste lezioni andarono oltre i confini del ring e ebbero un impatto sul suo comportamento e sulla sua visione della vita. Quasi immediatamente, le capacità di Foreman sul ring divennero evidenti. Dopo aver dominato gli eventi a livello locale, è passato rapidamente a competere a livello nazionale. Scout e allenatori notarono i suoi rapidi progressi e la sua potenza, che attirarono la loro attenzione. Foreman gareggiò per gli Stati Uniti d'America ai Giochi Olimpici di Città del Messico nel 1968, solo 3 anni dopo aver indossato il suo primo paio di guantoni da boxe. Foreman, che ha 19 anni e un'altezza di 1,80 m, partecipa alla 19ª Olimpiade per l'ultima medaglia d'oro della competizione. È nato e cresciuto a Pleasantville, in California, e attualmente lavora come istruttore in un istituto Job Corps. Il fatto che George stia affrontando il russo Ioannis Tsipoulos fa sì che questo sia il momento più memorabile della sua vita.
Ed ecco George, in piedi al centro del ring, che mostra con orgoglio la bandiera degli Stati Uniti d'America davanti a migliaia di spettatori. Il trionfo nella categoria dei pesi massimi alle Olimpiadi, che gli valse la medaglia d'oro, non fu solo una vittoria personale per lui. Fu anche la conclusione di un'incredibile transizione nella sua carriera. Dalle strade turbolente del quinto distretto di Houston al podio olimpico, George Foreman non solo aveva scoperto la boxe, ma attraverso di essa aveva anche scoperto una nuova direzione e un nuovo scopo nella vita. Entrambe le scoperte furono rese possibili dalla boxe. Era solo l'inizio di quella che sarebbe diventata una famosa carriera nel pugilato professionistico e non solo, di cui questa vittoria olimpica fu l'inizio. Qualcuno ha anche detto che hai il potenziale per guadagnare migliaia di dollari, perché non mi interessa, ho detto. Tuttavia, qualcuno mi disse che avevo il potenziale per guadagnare $1 milione. Ho espresso la mia convinzione che sarei diventato un pugile. A cambiare il corso degli eventi fu proprio quel momento. L'inizio della carriera pugilistica professionale di George Foreman è stato definito da un successo eccezionale e si è trasformato in un'eredità caratterizzata da notevoli rimonte e combattimenti incredibili. Il suo rapido percorso da campione olimpico a campione mondiale dei pesi massimi è stato definito dalla sua enorme potenza e dalla sua presenza dominante sul ring. La sua elevazione fu il risultato diretto dei suoi successi. Il 1968 fu l'anno in cui Foreman passò da dilettante a professionista. In breve tempo, Foreman si affermò come figura di spicco nella divisione dei pesi massimi. Ciò avvenne grazie all'assistenza dell'allenatore Dick Sadler e all'esperienza promozionale di Bob Arum. Durante il suo primo incontro da professionista, che ebbe luogo il 23 giugno 1969 a New York contro Don Volheim, riuscì a vincere facilmente contro il suo avversario. Ho preso rapidamente il comando dell'incontro, tenendo a lungo il 19 deg posto e prendendo il comando. Questo ragazzo era troppo scomodo e scappava troppo spesso dalle cose. Tuttavia, intendevo iniziare con quello che avrebbe lottato per me, come gli avevo già detto. Ecco quanto fece. La vittoria ottenuta da Foreman segnò l'inizio di una serie di incontri in cui la sua potenza e il suo stile forte dominarono completamente i suoi avversari. Nel corso dei suoi primi 37 incontri da professionista, Foreman rimase imbattuto e vinse praticamente tutte le battaglie. Tra le sue prime vittorie, particolarmente degne di nota, ha avuto la meglio su avversari difficili come George Chuvalo, Joe King Roman e Gregorio Peralta. La presenza minacciosa che portava sul ring, insieme alla sua potenza, lo rese un contendente di cui gli avversari diffidavano. Fu grazie alla sua reputazione di formidabile sfidante dei pesi massimi che Foreman riuscì ad assicurarsi un incontro di campionato contro Joe Frazier, campione in carica. Questo incontro, pubblicizzato come Sunshine Showdown, si svolse il 22 gennaio 1973 a Kingston, in Giamaica, e vide Foreman sfidare Frazier. Alla luce del fatto che il 20% non è nemmeno lontanamente la cifra che Joe Frazier guadagnerà, non voglio essere umile come lui. Quindi, per farvi venire a vedermi fare qualcosa, devo andare là fuori e predicare, vantarmi, implorare e pianificare. E devo farvi credere che sono una scimmia o qualcosa del genere. Il giorno in questione è quello in cui Joe Frazier e io dichiareremo guerra. È proprio così. La potenza di Foreman si manifestò in tutta la sua potenza. Quando vinse Frazier per ben 6 volte in soli 2 round, ottenendo alla fine la vittoria tecnica e il titolo di campione del mondo dei pesi massimi. Alla fine del secondo round è finita. George Foreman si aggiudica il titolo di campione del mondo dei pesi massimi. Questa vittoria fu una dichiarazione per la comunità pugilistica professionale. Non bastava dire che Foreman era un contendente, era un campione dominante. Foreman difese con successo il suo titolo 2 volte dopo la vittoria su Frazier. Una di queste occasioni fu il famoso incontro contro Ken Norton, che ebbe luogo a Caracas, in Venezuela, nel 1974. Lo status di Foreman come potente campione fu ulteriormente cementato quando vinse l'incontro contro Norton per via tecnica nel secondo round. La sfida che George Foreman ha dovuto affrontare. Il suo primo incontro contro Muhammad Ali, noto come Rumble in the Jungle, è svoltosi il 30 ottobre 1974 a Kinshasa, nello Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo. È stato uno degli incontri più famosi della storia della boxe. L'ascesa di Foreman alla ribalta nel mondo della boxe portò al primo incontro di Foreman contro Ali.
su scala mondiale. Questo incontro fu più di un semplice evento sportivo, fu uno spettacolo. Muhammad Ali, che era già un personaggio noto nello sport della box, era più giovane e sembrava più forte. L'incontro si svolse in un contesto di grande attenzione mediatica. Mobutu Sese Seko, il sovrano dello Zaire, utilizzò l'evento per generare attenzione da tutto il mondo, con un record imbattuto e la maggior parte degli osservatori che si aspettavano che avrebbe prevalso grazie alla sua forza schiacciante. Foreman si avvicinò all'incontro con un senso di sicurezza. Ali aprì l'incontro utilizzando una tattica che in seguito sarebbe stata chiamata rope dope. In questo approccio, Ali si appoggiava alle corde, offrendo a Foreman l'opportunità di eseguire movimenti decisi che Ali avrebbe bloccato o eluso. Sfruttando lo stile di combattimento forte ma dispendioso di energia di Foreman, questa strategia fu sviluppata per esaurirlo. Nel corso dei round, la tattica di Ali divenne sempre più evidente. Foreman, che non era abituato a combattere per lunghi periodi di tempo e che consumava energia a ogni movimento, iniziò a sentirsi esausto. Nel corso dell'ottava ripresa, Ali approfittò della stanchezza di Foreman scatenando una serie di azioni che portarono alla vittoria. Foreman subì la prima sconfitta della sua carriera professionale durante questo incontro. Oggi vi ho comunicato che continuo a essere il migliore di tutti i tempi. Non avevo mai perso in un incontro di box. Ero l'individuo più potente e resistente del mondo intero. Alla fine ho vinto quest'uomo. Questo ha influito sulla carriera di Foreman e sul suo stato mentale. Nel 1977 subì una sconfitta per mano di Jimmy Young, che lo spinse a ritirarsi dalla box per la prima volta. Ha combattuto altre 5 volte, vincendo tutti e 5 gli incontri. Durante l'incontro con Young, Foreman ebbe una difficile esperienza e visione causata da un esaurimento da calore. Questo evento lo portò a diventare cristiano e a cambiare il suo percorso di vita. È stato un punto di svolta per me. Dopo la conclusione di un incontro di pugilato, tornai negli spogliatoi nel tentativo di calmarmi. Ripetutamente mi aggiravo in giro. Finalmente non posso vincere questa lotta. Non me ne sono ancora fatto una ragione. Durante i 10 anni di pensionamento anticipato, Foreman ha rispettato il suo impegno verso la famiglia e la società, diventando sacerdote e dedicandosi al lavoro. Nel 1987 tornò al pugilato con nuovo vigore e un nuovo atteggiamento più calmo che contrastava notevolmente con la sua precedente presenza pubblica. Tuttavia, il ring lo richiama e torna a combattere con nuovo vigore. Nuova icona di vita e di business. Dopo una pausa di 10 anni da questo sport, George Foreman è tornato a praticare il pugilato professionistico nel 1987. La sua decisione è stata dettata da una combinazione di considerazioni personali e finanziarie. Secondo lo stesso Foreman, una delle ragioni principali del suo ritorno fu l'esigenza di un sostegno finanziario. La sua famiglia si stava allargando e lui aveva bisogno di provvedere al loro sostentamento, finanziando al contempo il centro giovanile che aveva costruito. Per spiegare il suo ritorno, ha dichiarato: «Non sono uscito dal ritiro perché mi mancava l'azione nella testa che mi era mancata. La povertà era l'unico fattore. Nel vecchio portafoglio non c'era nulla». Quando ha combattuto, qual è stata la cifra più alta che ha guadagnato? 12 milioni di dollari. D'altra parte, Foreman ha anche parlato di una motivazione più profonda e personale per il suo ritorno sul ring. Per dimostrare che l'età non era un ostacolo, desiderava mettersi alla prova e vedere se poteva riconquistare la fama che aveva raggiunto in precedenza. La sua ricomparsa fu segnata da un sentimento di missione, una spinta a dimostrare che le sue capacità e la sua forza erano ancora intatte. Era determinato a raggiungere questo obiettivo. Come spiegò Foreman alla stampa, voleva dimostrare che se ci si prende cura di se stessi, non si è finiti a 40 o 50 anni. Dopo il suo ritorno, George Foreman partecipò a una serie di incontri piuttosto spettacolari. A partire dal 1987 e fino al suo ritiro definitivo nel 1997, ha disputato un totale di 31 incontri, vincendone 27. Il suo ritorno non è stato solo una novità, ma una dimostrazione del suo talento incrollabile e della sua tenacia. Il suo ritorno non fu solo una novità, ma una dimostrazione del suo talento incrollabile e della sua tenacia. Il combattimento del 19 aprile 1991 contro Evander Holyfield fu forse l'incontro più importante del suo ritorno. Foreman scioccò molte persone andando a vincere la distanza con il campione, che era considerevolmente più giovane.
grazie alla sua performance. Foreman si guadagnò un grande rispetto da parte del pubblico. L'incontro fu estremamente competitivo. Dopo il combattimento, fece un famoso commento sul fatto che l'età non è altro che un numero. Non importa quanti anni hai. Ciò che conta è come sei oggi. All'età di 45 anni, Foreman ha creato la storia reclamando il titolo dei pesi massimi e vincendo Michael Moorer, che all'epoca aveva 26 anni. Questa vittoria avvenne il 5 novembre 1994. Dopo aver sconfitto Moorer alla 10ª ripresa, Foreman riuscì a vincere il campionato e a diventare il più vecchio campione dei pesi massimi nella storia di questo sport. Si trattò di un successo di prim'ordine nella carriera di Foreman, che dichiarò notoriamente: «Questa vittoria era per tutti i miei amici nella casa di riposo e per tutti i ragazzi in prigione». Questa vittoria rappresenta un risultato significativo per Foreman. Nel suo ultimo incontro, che ebbe luogo il 22 novembre 1997, George Foreman affrontò Shannon Briggs. In un incontro pieno di controversie, molti osservatori ritennero che Foreman avesse fatto abbastanza per ottenere la vittoria. D'altro canto, Briggs ottenne la vittoria con un giudizio a maggioranza da parte dei giudici. Al termine di questo incontro, Foreman decise di terminare la sua carriera di pugile, ponendo fine a una delle carriere più straordinarie nella storia di questo sport. Quando a Foreman è stato chiesto di riflettere sulla sua carriera e sul suo eventuale ritiro, ha sottolineato la crescita spirituale e personale che il pugilato gli ha offerto più delle componenti finanziarie o competitive di questo sport. Una volta gli ho sentito dire che la boxe è simile al jazz. Quando qualcosa è migliore, meno persone riescono a goderne. Il motto della mia vita professionale è stato tirare fuori dal pugilato quello che ho messo dentro. Mi sono impegnato molto e sono stato ricompensato con un grande successo. Il secondo ritiro di Foreman segnò la fine della sua avventura come pugile, ma non rappresentò la fine della sua esistenza pubblica. Dopo il ritiro dallo sport del pugilato professionistico, Foreman subì una trasformazione del suo personaggio pubblico, passando da quello di un pugile terrificante a quello di una celebrità affascinante e amichevole. Questo cambiamento gli ha permesso di accedere a un'ampia gamma di opportunità nel campo della pubblicità e degli affari. È stato coinvolto nell'industria dei media in diverse funzioni, tra cui la produzione di una propria commedia e di un reality show televisivo. Inoltre, ha scritto una serie di libri, tra cui Memorie e Cucine, che riflettono la sua filosofia di vita. Il suo coinvolgimento con il George Foreman Grill, invece, è stato il più significativo e redditizio di tutte le sue iniziative commerciali. Quando fu presentato per la prima volta, a metà degli anni 90, il grill non era altro che un altro dispositivo di cottura elettrico progettato per ridurre i grassi, facendoli defluire dal pasto dopo la cottura. L'apparecchio in sé non faceva molto per differenziarsi dai molti altri apparecchi paragonabili disponibili sul mercato. Prima che Foreman diventasse l'ambasciatore del barbecue, gli sviluppatori originali della griglia ebbero difficoltà a commercializzare con successo l'apparecchio. La storia che si raccontava del barbecue subì un notevole cambiamento dopo l'approvazione di Foreman. Questa griglia non era più solo una griglia. Di conseguenza, divenne la macchina per grigliate di George Foreman, snella e cattiva, con una riduzione dei grassi. In pochi minuti, la mia apparecchiatura per grigliate magre e a ridotto contenuto di grassi, con scaldavivande integrato, è in grado di produrre piatti alla griglia dal sapore fantastico. La cosa migliore è che elimina i grassi. Il successo del prodotto può essere attribuito a una serie di fattori, tra cui il suo atteggiamento attraente e affidabile, nonché un brillante approccio di marketing che ha posto l'accento sulla salute e sulla convenienza, e il suo cambiamento personale da atleta pesante a pugile in pensione attento alla salute. Se volete fare un banchetto degno di un re, non c'è niente di più delizioso di una succosa bistecca servita su pane a lievitazione naturale. Foreman non si è limitato a dare il suo nome al barbecue. Attraverso la partecipazione a infomercials e programmi televisivi, Foreman ha promosso vigorosamente il prodotto, descrivendo spesso come utilizzava personalmente il barbecue per condurre uno stile di vita sano. Il prodotto, che prima era considerato un normale elettrodomestico da cucina, è diventato un pezzo essenziale nelle case di milioni di persone grazie alla sua approvazione. Il grill di George Foreman divenne un fenomeno culturale. Ha venduto più di 100 milioni di unità in tutto il mondo.
nonostante i commenti iniziali sulla praticabilità del prodotto. I ricavi che Foreman ha ricevuto dalla sua carriera di combattente sono stati di gran lunga inferiori a quelli che ha ricavato dalla sua relazione con il grill, che si stima siano stati di oltre 150 milioni di dollari. Tenendo conto delle royalties e delle sponsorizzazioni associate alla griglia, alcuni rapporti affermano che Foreman ha guadagnato molto più di 200 milioni di dollari. Il successo finanziario ottenuto da Foreman grazie alla sponsorizzazione del grill è un esempio lampante di un raro caso in cui un atleta ha guadagnato molto di più con iniziative commerciali che con il suo sport principale. È consuetudine sottolineare questa storia di successo come una perfetta illustrazione di come il personal branding, se abbinato a un approccio strategico alla conduzione degli affari, possa portare a risultati eccezionali. È possibile creare un'impresa commerciale di grande successo combinando una personalità nota con un prodotto che si rivolge al grande pubblico. Come dimostra l'acume commerciale di George Foreman e il notevole successo del grill George Foreman. Il grill, inizialmente considerato un semplice prodotto, è stato elevato allo status di nome familiare grazie al potere di un eccellente branding e alla credibilità personale di George Foreman. Il modo in cui i giocatori vedono e perseguono le prospettive di sponsorizzazione e commerciali dopo la loro carriera di atleti è stato notevolmente influenzato da questa impresa, che non solo ha assicurato il suo futuro finanziario, ma ha anche migliorato la sua situazione finanziaria. Inoltre, informatevi che siete stati inviati dal re della griglia. Comporre immediatamente il numero. La vita pubblica di George Foreman è caratterizzata soprattutto dai suoi successi sul ring e dal suo modo geniale di essere imprenditore. D'altra parte, la sua vita è stata segnata da una serie di complessità e difficoltà, alcune delle quali meno note al grande pubblico. Si tratta di un aspetto comune alle persone di spicco. Queste caratteristiche si concentrano soprattutto sulla sua infanzia, sull'inizio della sua carriera pugilistica e sulle sue difficoltà personali, che hanno contribuito a trasformarlo nella persona che è oggi. Agli inizi della sua carriera di pugile, Foreman ha mostrato un comportamento pubblico che è stato caratterizzato come quello di una figura pericolosa. Non solo era preoccupato per le sue capacità fisiche sul ring, ma anche per la sua personalità presumibilmente antagonista al di fuori di esso. Negli anni che hanno preceduto il suo risveglio spirituale nel 1977, Foreman è stato spesso percepito come un individuo stoico. Riconosceva di essere una persona molto arrabbiata e di usare la box come mezzo per sfogare le sue frustrazioni. Ero una tigre, un buon pugile, ma ero perso e furioso, ha detto Foreman ripensando ai suoi giorni prima di convertirsi al cristianesimo. La gestione di una famiglia così numerosa ha presentato a Foreman una serie di ostacoli. Ha 12 figli. Sotto i riflettori ci sono state storie di relazioni tese e di difficoltà nel gestire le dinamiche familiari. Le difficoltà che Foreman ha incontrato nel mantenere sia la sua privacy che la sua unità sono problemi seri, nonostante non siano ampiamente menzionati. Prima degli accordi di sponsorizzazione, George Foreman ha dovuto affrontare notevoli vincoli commerciali, tra cui investimenti e cattiva gestione finanziaria. Nonostante l'enorme popolarità del George Foreman Grill, un periodo di enormi difficoltà finanziarie si è riflesso nella sua decisione di tornare al pugilato nel 1987, in parte motivata da considerazioni finanziarie. Una storia molto apprezzata dal pubblico è quella del cambiamento di Foreman da pugile adolescente e furioso a gentile uomo d'affari. D'altra parte, questa transizione ha portato anche a fraintendimenti sulla sua personalità e sulla sua storia, che spesso sfiorano le sfumature della sua vita precedente. Una volta ha osservato che quando le persone vedono George Foreman, sorridono e ricordano la griglia, ma non sono consapevoli del viaggio che ha affrontato per arrivare a questo punto. Per avere una conoscenza completa della personalità di Foreman, è essenziale avere una solida padronanza di questi aspetti più inquietanti della sua vita. Il fatto che sia stato in grado di trionfare su queste sfide e di apportare grandi cambiamenti nella sua vita è importante quanto qualsiasi altro suo risultato pubblico. Dipinge un quadro sfumato di resilienza e redenzione. Dal 2024, George Foreman ha continuato a essere attivo e coinvolto in una serie di attività al di fuori del ring. Predicare, parlare in pubblico e gestire un'azienda sono solo alcune delle attività che Foreman continua a svolgere.
nonostante abbia ormai superato i 40 anni, come predicatore della Chiesa del Signore Gesù Cristo, che ha fondato a Houston, in Texas. Sta servendo in questa veste da quando si è ritirato dal pugilato. Si è impegnato molto per la sua comunità e per la sua fede. Questo è stato un aspetto importante della sua vita. Vita familiare. George Foreman non è stato solo un nome famoso nel mondo della box, ma anche un uomo di grandi passioni che ha sperimentato molti successi e fallimenti nel suo matrimonio. Il suo ultimo matrimonio, quello con Mary Joan Martelli, è durato più di 40 anni fino alla sua morte, avvenuta nel 2025. È stato sposato in totale 5 volte e il suo ultimo matrimonio è durato quasi 4 decenni. Nel 1971 Foreman si è sposato per la prima volta con Adrienne Calhoun. A quel tempo, Foreman era all'apice della sua carriera pugilistica, avendo vinto la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici del 1968 e intraprendendo la strada per diventare campione del mondo dei pesi massimi. Il matrimonio durò in tutto 3 anni prima che la coppia divorziasse nel 1974. Nonostante la fine del loro matrimonio, Adrienne non ha mai mancato di mostrare la sua ammirazione per Foreman, che vedeva come un individuo potente e appassionato. Il 1977 fu l'anno in cui Foreman sposò Cynthia Lewis per la seconda volta, 3 anni dopo il primo matrimonio. Questo periodo, tuttavia, fu segnato da cambiamenti significativi nella sua vita. Nel 1977, Foreman attraversò un'esperienza difficile. Poi si dedicò alla vita religiosa. È possibile che il matrimonio di Foreman con Cynthia sia stato influenzato dall'inaspettato cambiamento delle sue idee e del suo stile di vita, che alla fine ha portato al divorzio nel 1979. Qualche anno dopo, Foreman si è sposato con Sharon Goodson nel 1981, ma il matrimonio è durato solo 1 anno. Secondo alcuni resoconti, è stato difficile per i due stabilire un terreno comune a causa delle disparità nelle loro personalità e nei modi in cui vivevano le loro vite. Sharon ha detto che Foreman, pur essendo un tipo spiritoso e vivace, era anche piuttosto serio nei suoi propositi personali e nei suoi principi religiosi, il che a volte causava tensioni nella vita familiare. Negli anni immediatamente successivi alla rottura con Sharon, Foreman ebbe una storia d'amore con Andrea Schite, con la quale si sposò nel 1982. In questo periodo, Foreman si interessò sempre di più all'impegno missionario e fondò una serie di centri comunitari con lo scopo di fornire assistenza ai giovani. Il divorzio tra i due è stato concluso nel 1985, segno che il matrimonio con Andrea non è sopravvissuto a lungo. Nel 1985 George Foreman si è sposato con Mary Joan Martelli, la donna che è rimasta al suo fianco per i successivi 4 decenni, fino alla sua scomparsa. Questo è stato il matrimonio più lungo e stabile di Foreman. Oltre a essere la moglie di Foreman, Mary Joan è stata anche la sua compagna, fornendogli sostegno sia nella vita professionale che in quella privata. Nel corso della loro vita insieme, Mary Joan ha sempre contribuito in modo significativo agli sforzi di Foreman per trovare un sano equilibrio tra la sua vita professionale, la sua vita domestica e le sue convinzioni religiose. Lo ha aiutato a prendersi cura dei figli, ha sostenuto le sue attività di beneficenza e ha svolto un ruolo importante nella gestione dei progetti commerciali, tra cui il marchio George Foreman Grill. È sempre stato risaputo che Mary Joan era una persona composta e competente che forniva a Foreman un sostegno spirituale. Con il suo aiuto, Foreman è riuscito a superare molte situazioni difficili, tra cui il suo ritorno sul ring quando aveva 40 anni e le difficoltà incontrate nella sua azienda. In passato, Foreman ha dichiarato che Mary Joan è stata la persona che lo ha aiutato a comprendere appieno il significato della stabilità nel contesto di un matrimonio. Foreman ha sempre mantenuto un rapporto stretto con i figli, nonostante i suoi precedenti matrimoni non siano stati duraturi. 5 dei figli di Foreman sono maschi, mentre 7 sono femmine. Il fatto che tutti i suoi figli si chiamino George Edward Foreman è uno degli aspetti più caratteristici della sua famiglia. I suoi figli maschi si chiamano George Jr., George III, Monk, George IV, Big Wheel, George V, Red e George VI, Little Joey, tra gli altri. Quando gli è stato chiesto di spiegare la scelta del nome, Foreman ha detto: «Volevo che i miei figli avessero un legame forte. Ho detto loro, se uno sale, saliamo tutti. Se uno va giù, ci tiriamo su a vicenda».
Mentre Giorgio III ha seguito le orme del padre perseguendo una carriera nel mondo del pugilato e degli affari, Giorgio IV ha fatto un'apparizione nel reality show American Grit nel 2017. Natalia, Leola, Frida, Michi, Georgetta, Isabella e Courtney sono le 7 ragazze che appartengono a Foreman e sono le sue figlie. Frida, Michi e Georgetta sono i suoi figli avuti da precedenti relazioni, mentre Natalia e Leola sono i suoi figli avuti con Mary Joan Martelli, 2 delle figlie di Foreman, Isabella e Courtney. Sono state adottate da lui rispettivamente nel 2009 e nel 2012. Dopo aver seguito le orme del padre, Fredda Foreman ha intrapreso la carriera di pugile. Ha gareggiato a livello professionale con un record di 5-1 prima di smettere nel 2001. Purtroppo è morta nel 2019, lasciando Foreman in uno stato di profonda tristezza. Aveva 42 anni al momento della morte. Isabella Foreman, residente in Svezia, è una nota blogger con lo pseudonimo di Bella Neutella dal 2010, quando ha iniziato a documentare i suoi viaggi e le sue esperienze. Sono così grato di aver guardato questo video. Lasciate un like e iscrivetevi se vi è piaciuto. Per vedere gli ultimi video con le vostre celebrità preferite, seguiteci nel prossimo video. Ci vediamo lì!